Io mi chiamo Cirsà Rita Rossi Tirapelli. Sono una italiana nata in Brasile, nello stato di Rio Grande do Sul, in una piccola città o paese che si chiama Erechim e per questo sono gaúcha. Ho studiato moltissimo, ho fatto 3 lauree, sono giornalista, avvocato, pubbliche relazioni e ho fatto 2 master. Sono qui a Cagliari da 1 anno e 8 mesi. Non ho pensato mai in essere madre, è un pensiero che non ho mai avuto, perché da quando avevo 17 anni ho risolto di non avere figli. Anche ho detto alla mia mamma che non avevo voglia di avere figli, essendo figlia unica tra 2 fratelli. Sai, io guardavo le persone intorno nella società e mi sembrava che i figli erano sempre un peso al papà e alla mamma. Ma Nietzsche, quello grande scrittore, mi ha influenzato moltissimo e pensavo anche che non ero in grado di mettere nel mondo una persona con che io non potevo sapere quale sarebbe il suo cammino, se avrebbe difficoltà, infelicità. Io non ho avuto questa voglia di mettere in mondo una persona. Io non ho avuto mai un istinto materno. Sai che è una cosa interessante che guardavo le mie amiche a 16 anni, 17, 20 anni, io sono incinta, il bambino si muove. Io dicevo, ma sai, ma come, che cosa puoi sentire una donna che sente qua dentro un essere vivo? Quando parlavano che c'erano qualcosa, mi stringeva dentro, non ho nessun istinto materno. E guardi che io non ho avuto istinto materno e non ho mai avuto, ma la procreazione, il fatto di avere uno spermatozoide tra 300 milioni che penetra l'ovulo e che dopo si riproduce a fare un essere pieno e completamente tutto a posto, no? Nel piede, le gambe, l'interno, il cervello, è una cosa che mi stupisce, non solo nell'essere umano, anche in un elefante, anche in una cavalla, anche nel mare, in tutti i pesci, perché l'atto della riproduzione è una cosa fantastica. Per dire la verità, sono stata sempre molto avanti al mio tempo. Essendo nata in un piccolo paese, già pensavo molto avanti delle mie amiche, di quella società dove ero nata, no? Io sono nata nel 1956 e logico, quando avevo 10 anni ancora non aveva avuto tutta questa trasformazione nel mondo. E quando io già avevo 17 anni ho iniziato a leggere i grandi filosofi. Ho letto Kant, dopo ho letto Jung, il grande uno dei grandi padri della psicologia, ho letto Freud, fino ad arrivare a Nietzsche. E Nietzsche è un personaggio che ti fa riflettere molto il mondo, ma il mondo che è il mondo vero. Vero, non questa meraviglia che tutti ti parlano che il mondo è rosa. Il mondo non è rosa, il mondo ti porta difficoltà, ti porta sofferenza, ti porta infedeltà e questo mi ha fatto capire che io non avrei o non ho avuto la voglia di avere un figlio. Ma sai, io ho avuto un momento molto speciale che è un sogno, è l'unico sogno dove mi sono veduta incinta, ma era un sogno che mi ha marcato molto nella vita perché io ero incinta, ma non di 9 mesi, io ero incinta di 10 o 11 mesi, così, era una pancia molto grande. Io entravo in una chiesa, la chiesa era vuota, era una piccola chiesa di legno, non c'era il prete, non c'era nessuno, io ero in abito bianco, ma non un abito lungo, io avevo un abito mini che
lasciava tutte le mie gambe fuori e indietro avevo un velo con 25 metri di lunghezza che usciva dalla chiesa. Ossia, era in quel momento, quella immagine era contro tutto, perché io ero incinta, io andavo a sposarmi, non c'era nessuno, la pancia non era di 9 mesi e io usavo un abito che era mini, una cosa che la società mai permetterebbe. Dopo ho fatto anni di analisi, sono stata con psicologi, uomini, maschi, ho fatto freudiana, junghiana, ho fatto terapia dell'inconscio e ho capito che veramente la maternità per me non era una scelta giusta per una donna come io mi sentivo, perché ho pensato che sempre sono stata una persona per lavorare, per studiare, per imparare, per aiutare gli altri. È questo che io ho capito. E ho capito anche che avere un figlio non significa che tu sarai più completa se tu hai un figlio. Tu sei una donna, tu sei un essere perfetto e intero. Povera mamma. La mia mamma Egili, si chiamava Egili, è rimasta completamente stupita perché lei voleva un nipote mio, ma lei mi ha detto: ma come? Tu non vai a sposarsi, tu non vai a avere un figlio, come? E la mia mamma ha detto: ma come? Come tu non avrai un figlio? Io vorrei un figlio da te, un nipote, tu devi darmi un nipote. Io sono venuta di Brasile, sono nata e ho vissuto praticamente tutta la mia vita in Brasile e quando sono venuta qui in Italia mi ha stupito questa differenza che abbiamo tra un popolo, il popolo brasiliano e il popolo italiano, nel paragone con una donna che non abbia avuto figli per scelta, perché qui mi sembra che c'è un pregiudizio contro le donne che fanno la scelta di non avere figli. Ognuno di noi in Brasile siamo liberi di fare quello che vogliamo. Una donna può avere figli, può non avere figli, scegliere un uomo per avere riproduzione con quell'uomo perché vuoi solo il figlio e non una famiglia. Abbiamo altri concetti. Sai, io ho pensato sempre che ognuno di noi deve fare qualcosa perché questo pianeta ha bisogno di ognuno di noi. E io ho studiato moltissimo, sono stata la difensoressa pubblica, che è una funzione che qui in Italia non c'è, ma che è una funzione come un avvocato che cura i poveri e i miserabili. Per 10 anni ho lavorato con i poveri e i miserabili in giudizio, difendendoli e facendo con che loro potessero guadagnare un livello di vita un po' più alto. E non solo, sono stata direttrice di fiscalizzazione nel sindacato dei giornalisti di Paraná, sono stata la presidente del consiglio di etica del sindacato dei giornalisti dello Stato di Paraná. Ora anche qua sono volontaria, insegno portoghese e brasiliano come volontaria, partecipo attivamente nel movimento Se Non Ora Quando contro il femminicidio. Partecipo perché penso che questa realtà del femminicidio che c'è in Italia, ogni 2 giorni una donna morta, non può continuare a essere così. In Brasile la maggioranza delle donne lavorano, solo che il ritmo di lavoro è completamente diverso, anche perché l'asilo nido si firma solo alle 7 di sera e le mamme possono andare a prendere il bambino dopo il suo lavoro, inizia alle 7 di mattina. Então la mamma porta il suo figlio all'asilo nido alle 7:30 all'asilo nido o al primo grado o al secondo grado, primario o ginnasio e c'è tutto un lavoro del governo da tanti anni per favorire il lavoro delle donne. Perché una donna o un papà che lavora non può alle 4 di pomeriggio andare a prendere il figlio alla scuola. Per questo che qui in Italia si vede i nonno che sono nonno sister o nonna sister. Sai, io non ho pensato nella mia eredità, io non mi preoccupo con la mia eredità. Io penso che i semi che io ho piantato nella mia vita
saranno i semi che nasceranno come una forma della mia eredità. No, posso lasciare qualsiasi bene, posso lasciare, ma non ho pensato a questo. Penso che ognuno possa mettere i semi e deve mettere i semi di buona qualità. E io, quando Marilisa mi ha chiamato per parlare, per fare questo documentario il fatto di io non avere voglia, e non ho avuto mai voglia di avere figli, io sono stata incantata. Perché? Perché ho pensato, ma santo cielo, che meraviglia che due donne possano fare un documentario su questo tema, perché in Italia sarà rivoluzionario di quello che io guardo, di quello che parlano le donne, di quello che io percepisco nella società. È un tema che si deve parlare per fare con che le donne possano ragionare di un'altra forma, che non quello che la società ha imposto a loro.